Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi vi spiego come mai Curve ha rivoluzionato il sistema delle carte. Curve è un sistema unico, non esistono altre carte che fanno la sua stessa funzione. Possiamo riassumere l'attività di Curve come carta portafoglio. Infatti non è un conto bancario, non ha un suo IBAN, non ci si può versare dei soldi, non è neanche una carta prepagata, non è una carta di credito, di debito, nessuna di queste opzioni, ma ha un po' la funzione, per chi magari lo utilizza quotidianamente, di tipo Stockcard. Ok, all'interno di Stockcard si possono aggiungere le carte fedeltà dei vari brand, delle varie aziende. All'interno di Curve si possono aggiungere, oltre anche alle carte fedeltà, quindi la stessa funzione di Stockcard, ma quella principale è quella che si possono aggiungere diverse carte, quindi diverse carte di debito e di credito che noi possediamo. Questo è super utile qualora all'interno del nostro portafoglio avessimo più carte di più conti. Pensiamo ad esempio al conto cointestato, al nostro conto personale, al conto aziendale, eccetera. Quindi possiamo avere all'interno del portafoglio 3, 4, 5 carte, anche se siete magari come me che provate più carte nella vostra giornata. Pertanto potete unirle tutte all'interno di Curve. Qual è la sua funzione? Voi selezionate quale carta volete utilizzare, quindi entrate all'interno dell'applicazione, io voglio pagare con la mia carta di Hype. Ok, allora seleziono Hype all'interno dell'applicazione, quando passerò questa carta in automatico è come se io stessi utilizzando Hype. Stessa cosa, per esempio, volessi usare Revolut. Intanto vi lascio la i qua, non so dove sia, del video dedicato a Revolut che ho realizzato un mesetto fa. E possiamo decidere di pagare con quella carta, quindi preleva i soldi da quel conto. Perché questa cosa è super comoda? Beh, innanzitutto perché è pensata bene. Per esempio, qualora dovessimo sbagliare carta, perché all'interno dell'applicazione si può selezionare e cambiare, ma mettiamo che ci siamo dimenticati o abbiamo sbagliato, effettuiamo un pagamento con la carta aziendale al posto che con la nostra personale, all'interno dell'app, a seconda poi del piano che sceglierete, andremo a vederli dopo, potete scegliere di spostare in un secondo momento quel pagamento. Quindi nel momento in cui, ad esempio, 100 euro di spesa viene addebitato alla nostra carta aziendale, entriamo nell'app, ci accorgiamo di aver sbagliato, abbiamo dai 30, 90 fino addirittura ai 120 giorni per cambiare questa transazione. Quindi noi possiamo fare go back in time, si chiama la funzione, spostare il pagamento scegliendo poi la carta che ci interessa, quindi nel nostro caso spostiamo dalla carta aziendale alla carta di Revolut, che è la mia personale, e questo cambio avverrà abbastanza istantaneamente, quindi preleverà i soldi dal conto di Revolut e riaccrediterà i soldi sul conto aziendale. Questa cosa però non viene su Curve, nel senso che non dal nostro estratto conto non verrà un pagamento verso Curve o un accredito da Curve, avverrà lo stesso sistema dell'esercente, ok? La stessa transazione dall'esercente, quindi qualora avessimo pagato al Lidl nella nostra carta di Revolut, anche successivamente ci sarà a debito Lidl data X con lo stesso importo, chiaramente. Questa cosa a tasso zero, super comodo. Altra funzione super utile è che si possono creare le cosiddette smart rules. Cosa sono? Sono delle regole intelligenti, no? Traducendolo, significa che possiamo scegliere in automatico che carta utilizzare a seconda del tipo di transazione. Per esempio, abbiamo un determinato convenzione, un cashback con una delle nostre carte, pensiamo, mi viene in mente l'S lunga, che è la carta Fidati, però quella col conto, nel quale si possono caricare i soldi. Vogliamo utilizzare quella carta per fare la spesa. Ok, quindi nel momento in cui selezioniamo il nostro esercente shopping, S lunga, addirittura si può scegliere anche il tipo di esercente, in automatico saprà che lui deve prendere i soldi dalla carta Fidati. Questo è comodissimo, perché se abbiamo più carte per più funzioni specifiche differenti, in automatico lui switch senza doverci ricordare ogni volta di entrare nell'applicazione oppure di utilizzare la funzione che abbiamo accennato prima, quindi go back in time ogni volta, anche perché poi nell'estratto conto chiaramente ci verranno crediti e debiti e non è una cosa facile da gestire, soprattutto se il nostro conto è un conto business. Altra funzione che c'è solo sui piani a pagamento, che sono il Black, che è quello che possiedo io attualmente, e il piano Metal, è quella dell'assicurazione, l'assicurazione sui bagaglio, l'assicurazione sugli acquisti, l'assicurazione sui viaggi, che però dal 2024, quindi poco dopo che uscirà questo video, questa funzione verrà tolta per lasciare spazio a maggiori esercenti di cashback. E qua entriamo nella successiva funzione. Con i piani Black e con i piani Metal si ha accesso al 1% di cashback su dei retailer che si scelgono. Nel caso del piano Black attualmente è 6, cioè attualmente è 3 venditori, ma passerà a 6 nel 2024, dal piano Metal attualmente è 6, ma passerà a 12 nel 2024, quindi si toglie la funzione dell'assicurazione, il servizio di assicurazione, per dare maggiore possibilità di ottenere cashback. Questo perché, almeno quello che mi è
passo di capire dai vari forum, gruppi Telegram eccetera, è stata la funzione maggiormente apprezzata all'interno dell'applicazione Revolut, scusate, Curve, e in realtà l'assicurazione non era molto affidabile, ecco. Difficilmente ho letto commenti di persone che sono riuscite a ottenere soldi indietro dall'assicurazione, perché era molto esigente, chiedeva un sacco di dati, la portava sulle lunghe, alla fine era difficile anche da gestire, anche perché era solo in lingua inglese eccetera, quindi un servizio secondo me non completo. Sono onestamente contento che l'abbiano tolto in favore di maggior esercenti per il cashback, quindi si possono anche fare dei calcoli per capire se si rientra nella spesa dell'abbonamento banalmente col cashback. Io per esempio, come ho già accennato, utilizzo i miei conti per pagare le tasse o per pagare l'università, la rata dell'università, e all'interno dell'applicazione Curve si può scegliere tra i retailer le poste italiane, quindi vado in posta, pago poi in posta con una piccola commissione, ma ottengo l'1% di cashback indietro, quindi tra costi e benefici alla fine qualcosina mi ritorna. Altro enorme vantaggio per chi utilizza la carta Curve è che è super consigliata per chi viaggia. Questo perché potete avere un conto come Revolut, vi lascio sempre la i del video che ho realizzato in merito a Revolut, che è un conto pensato proprio, nato ad hoc per chi viaggia, quindi un cambio valuta gratuito, un cambio valuta istantaneo eccetera, ma per una persona normale che magari fa pochi viaggi durante l'anno e che deve utilizzare diversi conti anche all'estero, Curve ci viene in aiuto. Quindi oltre a darci appunto la possibilità di scegliere la carta alla quale prendere i soldi, come abbiamo già accennato, effettua in automatico il cambio valuta. Questo cosa significa? Che Revolut, pensiamo ad avere i conti in euro per esempio, quindi classico conto europeo italiano, e andiamo in Inghilterra. Nel momento in cui noi qualora dovessimo fare una transazione in Inghilterra, dobbiamo pagare in sterline chiaramente, quindi se dovessimo utilizzare la nostra carta per esempio di Banca Intesa, ci addebiterà il cambio valuta più una piccola commissione per il cambio. Ok, quindi se dobbiamo pagare 10 pound ci prenderà il valore di scambio attuale da Mastercard, mi sembra, del valore del cambio euro sterlina, e in più una piccola percentuale di commissione. Cosa fa invece Curve? Curve acchiappa i soldi in euro dalla Banca Intesa, li converte lei in sterline e poi all'esercente finale chiaramente arriva in sterline. Questo perché inganna un po' il sistema, quindi a Banca Intesa verranno prelevati i soldi in euro mentre all'esercente arriveranno in sterline, quindi fa tutto il cambio di Curve, cambio attuale anche lei di Mastercard. Come tutti i servizi, durante il weekend ci sono delle piccole commissioni perché i mercati sono chiusi, durante la settimana, quindi dal lunedì al venerdì, invece zero commissioni. A seconda poi del piano cambia la quantità di soldi che potete cambiare. Nei piani Black e Metal mi sembra che sia limitato, nei piani gratuito e X invece si ha un limite di cambio, quindi chiaramente fate voi poi le vostre considerazioni di quanta quantità mensile vi serve per transare. Non ha limiti particolari, nel senso che la spesa massima che si può effettuare con una singola transazione è di 8.000 euro, quindi direi estremamente più alta probabilmente di tutte le carte di debito perlomeno, quindi anche chi ha particolari carte di credito con molto plafond può utilizzare Curve con questo sistema. Ultimo, ma non meno importante, servizio che offre è quello nel piano Metal di poter accedere al lounge a prezzi scontati, quindi potete trovare l'affiliazione all'interno dell'applicazione di Curve e poter accedere alle varie lounge all'interno degli aeroporti pagando una cifra, mi sembra, intorno ai 22-24 euro a seconda poi dell'aeroporto che si seleziona. Sicuramente uno non sceglie il servizio di Curve per utilizzare probabilmente le lounge, ma secondo me i suoi pilastri sono il cambio valuta gratuito anche su carte di conti normali, quindi questo è ottimo perché prima utilizzavo Banca Sella come mio conto principale e attraverso Curve riuscivo a viaggiare tranquillamente all'estero senza dover pagare alcuna commissione sul cambio valuta. Altra cosa poi, quando invece ho iniziato a utilizzare più conti, anche quello aziendale, ho avuto la possibilità di utilizzarli comodamente tramite Curve, è accettato ovunque perché è una carta che utilizza il circuito Mastercard, potete metterla su Google Pay, su Apple Pay, super comodo questo aspetto qua. Poi mi piace particolarmente il design, in realtà quello che mi piace maggiormente è, vediamo se mette a fuoco, ok. Quello che mi piace di più è il design della carta X, che secondo me è favoloso. Con la Metal non ho avuto mai l'occasione di poterla avere tra le mani, anche se il colore bianco mi ispira, quindi chissà mai se avrò modo di provarla. Dopo tutti questi aspetti positivi, vi devo dire anche l'aspetto secondo me
negativo principale dell'utilizzo di questa carta, che secondo me va ad intaccare notevolmente l'esperienza di utilizzo, e spero che vadano a risolvere la prima possibile, che è quella dell'assistenza. L'assistenza può venire per esempio per capire perché vengono rifiutate alcune transazioni o capire alcuni discorsi di rimborso, capire anche semplicemente alcune informazioni che dobbiamo chiedere, no? Del normale utilizzo della nostra carta. Esiste la sezione per le comunicazioni, esiste una chat all'interno dell'applicazione, e nei piani Black e nei piani Metal viene promessa un'assistenza prioritaria, ma questo non avviene. Almeno per la mia esperienza col piano Black ci sono delle giornate in cui scrivo e mi rispondono nell'arco di 1-2 ore nell'arco della giornata, altri esempi che mi rispondono dopo 3, 4, 5, a volte si dimenticano proprio di rispondermi, devo chiudere la chat e iniziare una nuova chat, ed è una cosa, per quanto mi riguarda, molto stressante. Certo, non è una carta all'interno dei quali ci sono dei soldi depositati, quindi magari possono avvenire transazioni particolarmente sospette, possono arrivare messaggi particolari. Questo no, ok? Quello che può esservi per esempio necessario chiedere è perché una transazione non è stata spostata correttamente con la funzione Go Back in Time, piuttosto perché non è attiva, piuttosto che capire perché si è buggata l'app su qualche informazione, quindi comunque informazioni non necessarie durante la giornata in maniera tempestiva, anche perché poi si può bloccare la carta chiaramente all'applicazione in maniera super comoda. Però è un aspetto estremamente a sfavore. Se penso poi a Revolut, che scrivo e mi rispondono letteralmente dopo 5 minuti, cambia il livello di assistenza, di affidabilità e di fiducia, no? Che poi tu dai un servizio. Detto questo, secondo me non va a cancellare totalmente quello che offre, perché è l'unica carta, perlomeno sul mercato, che fa questo tipo di servizio, e secondo me è super utile per chi ha più conti, per chi viaggia tanto, per chi vuole gestire più carte, più transazioni su piattaforme differenti, e Curve ve lo offre. Okay? Ci sono 4 piani, come dicevamo, per concludere, che sono il piano gratuito, che mi inviano una carta blu, ancora col vecchio design, che è una C grossa al centro, e avete dei limiti abbastanza importanti secondo me, però comunque vi consente di esplorare quasi tutte le funzioni che vi ho accennato, anche perché potete aggiungere un massimo di 3 carte, che comunque non è pochissimo. Poi il piano X è un po' un piano di intermezzo, secondo me né carne né pesce. Poi abbiamo il piano Black, che secondo me è il migliore come qualità-prezzo, perlomeno per la mia esperienza, costa 10 euro al mese e vi offre, abbiamo detto, 3 retailer per adesso, ma dopo diventeranno 6, e l'assicurazione. Le lounge no, l'unica cosa che non vi offro sono le lounge. E poi abbiamo il piano Metal, che costa 18 euro, secondo me è un po' tantino per quello che offre. Non ci sono molte differenze, ecco, un po' come avviene con Revolut, tra il piano Metal e il piano Premium, in questo caso tra il piano Metal e il piano Black non esistono così tante differenze da giustificare quegli 8 euro in più, ecco, che su 10 è quasi il 100% della spesa. Per il resto mi sento di consigliarvela per tutti i motivi che vi ho accennato. Se non ce l'avete, vi lascio il mio link in descrizione, col quale potete ottenere 5 sterline come bonus. E basta, niente. Se avete qualche domanda scrivetemi nei commenti, condividete il video se vi è piaciuto, e ci vediamo al prossimo. Ciao!